Ciao, bentrovata sul mio canale. Ciao da Stefano ovviamente, che sono io. Titolo del video di oggi è Lo scarto del narcisista. Allora, prima di iniziare ti voglio chiedere se per favore poi metterai like a questo video così che mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a fare video sul narcisismo, grazie. Seconda cosa, se non l'hai già fatto, ti invito ad iscriverti a questo canale. Qua sotto c'è un pulsante, premilo, così rimarrai sempre aggiornata sui miei video dove parlerò sempre di relazioni tossiche con narcisisti patologici, come riconoscerli e come gestirli. Chiusa parentesi. Ti leggerò un articolo che poi posterò qua sotto che ti parlerà, dove questo articolo ti tratterà dell'argomento dello scarto narcisista. Che cos'è? Quali sono le cause e come avviene per tutti i tipi di narcisisti, che ricordiamo i narcisisti possono essere sia maschi che femmine. I narcisisti patologici li trovi in tutti i settori della vita, quindi li puoi trovare in amore, potrebbe essere il tuo partner, un narcisista patologico, potresti trovare in amicizia, potresti trovarlo sul lavoro come un boss narcisista patologico, un collega, e ovviamente anche in famiglia quando ci sono i genitori narcisisti patologici o addirittura fratelli e sorelle. Lo scarto del narcisista. Lo scarto narcisista è quando una persona appunto con tendenze narcisistiche, che ricorda il disturbo narcisistico di personalità è un disturbo vero e proprio, quindi una malattia, che una persona ha ed è inserita all'interno del manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali e ha delle caratteristiche molto precise. Le più importanti, quindi come riconoscere un narcisista patologico, le caratteristiche più importanti sono il senso di grandiosità, cioè il narcisista si sente superiore a tutti, quindi parlerà delle sue mirabolanti imprese e avrà degli obiettivi veramente fantasiosi e irraggiungibili. 2. Estrema permalosità, estrema invidia nei confronti degli altri, molto falso, quindi bugiardo o bugiarda, e non ha empatia, quindi non si riesce a medesimare negli stati d'animo altrui, ed è sadico, quindi gode nelle sfighe altrui. Queste sono, diciamo, le caratteristiche più importanti di un narcisista patologico. Questa persona è una persona narcisistica, è qualcuno che ha bisogno di sentirsi meglio delle altre persone, tieni buono il concetto. Lui, il narcisista, può offenderti, ma tu non puoi dirgli niente a lui, perché se tu provi a criticarlo, scoppia nella grande rabbia narcisistica. Quindi lui ha un senso di diritto gonfiato, cioè nella sua testa, lui può e tu no. Questo è quello che lui pensa. Vogliono essere la persona più importante nella stanza, vogliono essere accettati come leader. Dice Daramus, questa psicologa clinica autorizzata, mentre le persone usano il termine narcisista casualmente per riferirsi a persone egoiste, tieni buono il concetto. Non fare confusione tra una persona egoista, tra una persona che magari ti tratta male, oppure non sbagliare tra un donnaiolo, quelli che va con molte donne, e un narcisista patologico. Il narcisista patologico gode nel distruggere gli altri perché ha sadismo e, come ti dicevo prima, ha delle caratteristiche molto precise. Il disturbo narcisistico di personalità è in realtà una condizione di salute mentale, come ti dicevo. Uno studio del 2012 rileva che questa condizione può rendere difficile per queste persone mantenere relazioni interpersonali con familiari, colleghi e altri membri della società. Quindi loro scartano chiunque proprio perché il narcisista vede le persone come oggetti da utilizzare per poi scartare. Non ha empatia e non vuole una relazione sana. Questo deve essere chiaro. Scartare narcisista nelle relazioni. Può essere utile a comprendere lo scarto narcisista nel contesto di una relazione narcisistica. Queste sono le fasi delle relazioni narcisistiche, ti parlano delle fasi delle relazioni con i narcisisti. 1. Apprezzamento. Nelle relazioni narcisistiche spesso iniziano con un tono fervente. La persona sembrerà una persona speciale, il love bombing. All'inizio il narcisista patologico sembra la persona migliore del mondo, proprio perché recita. E questo, diciamo, la partner, la preda del narcisista si sente unica. Sia romantica, professionale o di altro tipo, questa relazione si muoverà velocemente perché il love bombing dura poco, massimo qualche mese. Poi il narcisista ha bisogno di rivelare chi è, e chi è un narcisista, una persona abusante. Deprezzamento. Alla fine la persona con tendenze narcisistiche inizierà a prenderti a parte e a trovarti dei difetti. Quando all'inizio lui era bravo, gentile, carino, o lei, cioè il narcisista o la narcisista, poi trova dei difetti, ti inizia a deprezzare,
ti inizia a criticare, non gli va mai bene nulla di quel che tu fai. Ti metteranno contro gli altri dicendoti perché un'altra persona è migliore di te. Triangolazione narcisistica. In che senso? Un narcisista è buono di dirti, sai, tu non sei brava a cucinare come la mia ex, ma sai, la mia ex a letto era più brava di te. Ma sai, la mia ex era una persona molto generosa, mi faceva dei gran regali. Ti porterà ad essere in competizione con qualcuno attraverso il sistema della triangolazione e tu ti sentirai ansiosa, confusa, offesa e questo è quello che faranno proprio per farti alzare l'ansia e la rabbia interiore, perché più tu sei arrabbiata e più il narcisista patologico gode. Nel frattempo ti loderanno per far sentire piccolo qualcun altro, ti gaseranno, usando il gaslighting, distorceranno il tuo senso della realtà, incolpandoti per l'angoscia che ti causa, quindi diranno che tu sei una persona senza cuore, che tu sei una persona che non ha, che senza di lui, senza il narcisista, tu non troverai nessuno. Ripetizione, ti sentirai confusa, ansiosa, depressa, non ti sentirai mai apprezzata, sembrerà che tutto quel che fai non è mai abbastanza. Se provi ad allontanarti, reagiranno con dolore e rabbia, tieni buono il concetto. Un narcisista patologico, se tu lo scarti, se tu ti vuoi allontanare, piangerà e ti prometterà mari e monti, perché è lui che deve decidere quando scartare. Oppure, soprattutto nei narcisisti covert, quelli coperti, ti indurranno a lasciarlo perché loro non si vogliono prendere la responsabilità. Ma in generale, se un narcisista non vuole scartarti e tu lo scarti, reagirà con dolore e rabbia. Ma poi il ciclo di apprezzamento e deprezzamento ricomincerà. Scartare. Ti useranno per guadagno personale e quando non sarai più utile a loro ti scarteranno. Questa è la differenza tra un narcisista patologico e un egoista oppure un donaiolo. Un narcisista patologico ti userà per scopi economici e sociali. Quando avrà raggiunto i suoi obiettivi ti butterà via come una scarpa vecchia, senza coscienza e senza rimorso. Se tu vorrai delle spiegazioni, credimi che dal narcisista non le riceverai mai. Motivi per lo scarto del narcisista. Cosa spinge un narcisista a scartarti? Le persone con disturbo narcisistico di personalità hanno spesso difficoltà a mantenere relazioni a lungo termine. Tende a usare le persone a sostenere il loro senso di sé, quindi quando non gli servi più, quando lo hai stancato, ti scarta. Spesso a causa di una carenza di affetto genitoriale durante l'infanzia, tieni buono il concetto, perché un narcisista diventa narcisista? Un po' per genetica, e un po' perché ha ricevuto dei trattamenti caldi e freddi, diciamo una scarsa emotività, una scarsa carenza, hanno avuto carenza di affetto quando erano molto giovani da uno dei due genitori e quindi fanno fatica a tenere le relazioni per lungo tempo, ma fanno fatica soprattutto perché si stancano e ti usano. E quello che bisogna capire, perché quando uno dice vabbè, cosa facciamo allora, li allontaniamo tutti i narcisisti? No, uno può fare quel che vuole, però almeno chi lo vuol tenere un narcisista patologico deve sapere che ha di fronte un narcisista patologico o una narcisista patologica, perché le persone purtroppo di questa patologia sanno ancora molto poco e i narcisisti patologici possono fare davvero tanto male perché non hanno empatia e quando una persona non ha empatia se ne frega se tu stai male o no. Pensano agli altri come oggetti da scartare quando non sono più utili. Questa dottoressa Daramus elenca alcuni motivi per cui una persona narcisista patologica potrebbe scartarti, ti darà qualche motivo. 1. Eri troppo difficile da controllare, quindi quando tu sei una persona ribelle, quando tu non stai ai detti del narcisista, lui ti scarterà. 2. Sei stata facilmente manipolata e quindi hai perso interesse negli occhi davanti al narcisista, quindi il narcisista per te non ha più interesse perché sei stata manipolata. 3. Non alimenti più il loro ego, quindi sono passate a qualcun altro per fornire ciò di cui hanno bisogno, quindi non lo lodi più, non gli fai più i complimenti e lui si stanca e vuole un'altra persona che gli faccia i complimenti. 3. 4. Potresti non essere in grado di aiutarli ulteriormente con i loro obiettivi di vita, obiettivi economici e sociali, tu non hai più soldi da dare, quindi devi essere scartata. 5. Senta di poter salire di livello e passare a qualcuno di migliore di te. Tieni buono il concetto. Vogliono qualcuno di meglio di te o di me, perché ci sono passato. E questo
visto che è una relazione disfunzionale, lo porterà a cercare qualcosa di più in alto, magari di qualche persona che ha più soldi, oppure che dà più soldi di te, dà più soldi della vittima. Però ricordati che anche la prossima preda che troverà sarà semplicemente un'altra vittima che utilizzerà per poi scartare, perché un narcisista non vuole delle relazioni sane, ma vuole dei sudditi devoti, e poi di questi sudditi lui si stanca. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita. Ci sono tante persone che soffrono per narcisisti e andrebbero aiutate. Grazie di avermi seguito. Ciao da Stefano.